Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Immagino che, così come era per me, molti di voi abbiano già sentito nominare la città di Odessa, in Ucraina, non quella degli Stati Uniti, esiste anche un'Odessa lì, ma noi parliamo di quella in Ucraina. Immagino che, esattamente come me, molti di voi l'abbiano sentita nominare come un porto sul Mar Nero, un tempo dell'impero russo, ora dell'Ucraina, e soprattutto per quella rivolta dei marinai che ispirò la famosissimo film della corazzata Potjomkin, che poi Fantozzi trasformò nella corazzata Potjomkin con una delle sue battute migliori. In realtà, attorno ad Odessa esiste una storia molto particolare che io non conoscevo fino a qualche tempo fa, mi è stata raccontata da Ugo Poletti, che ringrazio, mi ha mandato il materiale per questa pillola, una storia che rende Odessa molto interessante perché ci fa scoprire come non solo sia stata fondata da un italiano, ma come una comunità italiana che lì ha vissuto, prosperato, si è sviluppata, ne abbia letteralmente trasformato l'aspetto economico, ma soprattutto quello architettonico. Insomma, ha trasformato Odessa in un piccolo angolo d'Italia in Ucraina. Ora, mentre qua a fianco una mappa vi mostra dove si trovi in effetti Odessa, sono sicuro che quelli tra di voi che hanno più conoscenze storiche avranno già iniziato a pensare che dopo tutto di italiani nel sud dell'Ucraina e in particolare in Crimea ce ne stavano già parecchi e da molto tempo, fin dal XIII secolo, quando i genovesi erano arrivati nella zona, avevano creato delle colonie che molto rapidamente erano diventate la vera punta di diamante del loro piccolo impero coloniale e avevano poi prosperato qui fino al 1475. Queste colonie, che avevano portato così tanta ricchezza alla superba, lentamente persero di importanza quando gli ottomani strapparono il controllo di Costantinopoli all'impero di Bisanzio, con il risultato di tagliare le vie di comunicazione tra Genova e le sue colonie che caddero proprio in mani ottomane di lì a poco. In realtà Odessa all'epoca non esisteva. Quando i russi nel 1792, infatti l'impero russo governato da Caterina la Grande, arrivarono nella zona e strapparono il territorio che adesso è Odessa agli ottomani, infatti non c'era nulla, non c'era una città, non c'era assolutamente un porto, c'era solo un forte ottomano che governava e controllava la zona. E allora perché qui decisero di far sorgere una città? Beh, per lo stesso motivo per cui l'avevano fatta sorgere i genovesi, solo al contrario. I russi alla fine, dopo svariati scontri, svariate guerre con gli ottomani e con i khanati, avevano ottenuto uno sbocco sul Mar Nero. Ora quello sbocco sul Mar Nero bisognava farlo prosperare, doveva diventare un punto di commercio, un punto di espansione economica. E niente poteva dare espansione economica come costruire una città e costruirvi un porto. A spingere l'imperatrice a fondare la città proprio in questo punto fu però un italiano che si chiamava José o Giuseppe de Ribas. Il nome ovviamente tradisce che l'origine non fosse strettamente italiana, il padre era un nobile spagnolo, la madre era un irlandese, ma lui era nato e cresciuto a Napoli e da Napoli era partito, come facevano tanti nobili all'epoca, per cercare fortuna. Aveva raggiunto la Russia e qua si era messo proprio al servizio di Caterina. Nel 1794 José de Ribas convinse appunto l'autocrate di Russia a fondare la sua città in questo punto, dando tra l'altro per assodato non solo che Odessa si trovasse nel posto migliore per costruirvi un porto, ma che già potesse avere protezione grazie al forte turco che intanto i russi avevano acquisito. Quando la città fu fondata, ovviamente fu il momento di trovargli un nome. Secondo la maggior parte delle fonti, De Ribas aveva pensato ad un nome proveniente dall'antichità greca e dato che, secondo molte versioni dell'Odissea, per lungo tempo Ulisse aveva navigato nel Mar Nero prima di tornare nel Mediterraneo, decise di chiamare la sua città proprio dal nome di Ulisse in greco, cioè Odisseo. Quando però la presentò a Caterina, questa che era una donna, questo dice la tradizione, disse che il nome le piaceva, ma che doveva essere femminile, e da qui, da Odisseo, Odesso, a Odessa, e qui il nome della città.
De Ribas, una volta installatosi nella città, ovviamente aveva bisogno di portarvi dei cittadini, ma non delle persone comuni, ma delle persone istruite, preparate, che potessero aiutare a far crescere e prosperare la città. Aveva bisogno di ingegneri, aveva bisogno di architetti, aveva bisogno di maestri, di uomini che potessero far crescere il porto, quindi maestri d'ascia, e tutte queste persone, almeno la maggior parte di queste persone, le andò a cercare nel luogo che conosceva meglio, cioè l'Italia. Molto rapidamente, grazie alla spinta proprio di De Ribas, iniziò a arrivare prima alla spicciolata, poi sempre più numerosa, una grossa immigrazione dall'Italia che si andò a installare proprio ad Odessa. Lentamente la popolazione crebbe, inizialmente erano 300, poi divennero 800, 3000, nel 1870, quando la popolazione di origine italiana raggiunse il culmine, erano addirittura 8000. Era talmente importante la cultura italiana nella città che per molto tempo viene raccontato che i cartelli in città, le insegne, le indicazioni fossero scritte in due lingue, in russo e in italiano. Gli italiani non portarono solo la lingua e non portarono solo ricchezza che peraltro ottenevano molto spesso proprio riaprendo quelle vie di comunicazione verso l'Italia che gli ottomani avevano interrotto per così tanto tempo, anche perché le merci arrivavano molto spesso da Venezia, da Genova, dal sud Italia. No, portarono anche cultura, portarono la loro lingua, portarono libri, tanto che i primi libri stampati vennero stampati proprio in italiano, come peraltro erano stampati in italiano i passaporti che erano bilingue. Portarono la musica, perché la comunità di commercianti italiani decise di finanziare la costruzione di un'opera, che poi venne ampliata, rifatta negli anni successivi, ma che ancora oggi per tradizione presenta all'interno del suo anno operistico molte opere italiane, proprio nel ricordo di questa origine. Nel 1800 De Ribas morì, ma l'influenza italiana non si arrestò con lui. Il suo successore, infatti, che era il duca di Richelieu, che era un lontano discendente di quel cardinale Richelieu, che tutti conosciamo attraverso i Tre Moschettieri, infatti continuò la sua opera, aveva deciso di ampliare la città, dargli un aspetto architettonico più importante, e un po' così come aveva fatto Pietro il Grande quando aveva dovuto costruire San Pietroburgo, aveva deciso di rivolgersi a quelli che all'epoca erano considerati tra i migliori architetti del mondo, cioè gli italiani. Questi architetti, come Torricelli, Scuderi, Boffo, riempirono Odessa di piccoli e grandi monumenti ispirati alla nostra arte, tra cui sicuramente la più famosa, e l'avete vista tutti proprio nella corazzata Potjomkin, o meglio nel suo rifacimento la corazzata Potjomkin, ma tra poco ve ne parlerò, è proprio la scalinata Potjomkin, che è quella che nel film di Eisenstein viene sfruttata per mostrare l'avanzata delle truppe zariste che massacrano la popolazione che si è ribellata e schierata insieme ai militari che si stanno rivoltando, ai marinai. Ora, due curiosità. La prima è che la scalinata che vedete, come vedete, è fatta da una serie di gradini, una parte invece, una specie di pianerottolo per così dire, una parte piana e poi di nuovo dei gradini. Bene, se la scalinata viene vista dal basso si vedono solo i gradini, se viene vista dall'alto invece si vede solo la parte piana. Dovrei riuscire a mettere le immagini per farvelo vedere, è una curiosità. La seconda curiosità è che quando per Fantozzi venne rifatto la scena non si potevano per questioni di diritti utilizzare le immagini originali del film di Eisenstein e per questo fu necessario rigirarle utilizzando una scala che si trova a Roma e che è simile appunto a quella che c'è ad Odessa, e quindi sono completamente ex novo e non sono quelle del film originale. Negli anni successivi la comunità italiana continuò a prosperare, ma poi lentamente andò a scomparire. Ma i motivi non sono particolarmente importanti, almeno nella prima parte. Come sempre accade quando una popolazione emigra, la prima generazione rimane legata al paese di origine, la seconda mantiene la lingua, la terza generazione si ricorda ancora di essere discendenti di quelli che sono emigrati, dalla quarta in poi, pian pianino, questo senso di appartenenza scompare. E così accadde anche per la popolazione italiana, che iniziò a mischiarsi agli altri popoli, i russi,
popoli provenienti dai Balcani, turchi, ma anche gli ebrei che arrivarono ad Odessa in gran numero, attirati dalla maggiore protezione rispetto che qui godevano rispetto al resto della Russia, dove stavano scoppiando i pogrom. Insomma, progressivamente la popolazione italiana si mischiò a quella residente e lentamente scomparve, anche se rimase per lungo tempo una forte connessione, quantomeno diplomatica, tra questa città e l'Italia. Negli anni successivi però Odessa rimase strettamente legata all'Italia. Ad esempio venne visitata più volte da Garibaldi nei suoi anni giovanili, negli anni 20-30 del XIX secolo, quando era un marinaio che più volte raggiunse Odessa. E curiosamente, quando ormai invece Garibaldi era diventato importante, aveva aiutato ad unire l'Italia, quando il nuovo Regno d'Italia dovette inviare un proprio ambasciatore che risiedesse proprio nella città di Odessa, venne scelto il cavalier Caviglia, che era stato, pensate, il comandante della nave Piemonte, una delle due navi che avevano portato i garibaldini, e secondo quanto viene raccontato anche colui che aveva convinto Garibaldi a sbarcare a Marsala, insomma la città legata ai garibaldini. Non solo, all'inizio del XX secolo un imprenditore siciliano che si era trasferito ad Odessa, che si chiamava Arturo Anatra, fu il primo a portare nell'impero russo dei disegni di aerei, a creare il primo aeroclub proprio ad Odessa e a iniziare proprio qui la costruzione di aerei che poi rapidamente si diffusero per tutto l'impero. Anatra, come molti altri suoi compagni e connazionali, quantomeno di lunga data, allo scoppio della rivoluzione furono però costretti ad abbandonare la città. Una parte infatti della popolazione, soprattutto quella che era rimasta maggiormente legata all'Italia, decise di schierarsi con i controrivoluzionari, e quando la rivoluzione vinse e riuscì a conquistare anche quest'angolo di Ucraina, furono costretti alla fuga e a rifugiarsi nel resto d'Europa, riducendo ancora di più quel poco che rimaneva della popolazione italiana in loco. I contatti però non si arrestarono del tutto. Ad esempio, ad Odessa, Italo Balbo, in una delle sue prime trasvolate da Taranto proprio a Odessa, decise di fare arrivare i suoi aerei, un po' per comodità, perché Odessa, essendo sul Mar Nero, offriva agli idrovolanti la possibilità di atterrare, era relativamente vicino. All'epoca Balbo stava preparando appunto le prime trasvolate, era ancora lontano dalle grandi trasvolate atlantiche, un po' proprio perché comunque rimaneva una piccola comunità in città. Prima di chiudere vi lascio un'ultima curiosità. Conoscete la canzone napoletana O Sole Mio? Ovviamente la conoscete, credo sia la canzone napoletana più famosa del mondo. Ma la curiosità è che Edoardo di Capua, che la scrisse, non la scrisse a Napoli, ma la scrisse proprio a Odessa mentre si trovava lì, e decise solo successivamente di portarla a Napoli, peraltro per un concorso a cui venne presentata e in cui perse, però poi ovviamente ebbe un grande successo e oggi la conosciamo, ripeto, come la canzone forse simbolo di Napoli e della napoletanità. La curiosità è che non solo venne scritta a Odessa, ma secondo molti, quando parla del mare, non sta parlando del Golfo di Napoli, quando parla del sole sul mare, ma parla di un tramonto osservato proprio sul Mar Nero da Odessa. Chissà se è vero, chissà se no, io ve la lascio come curiosità. Bene, io mi fermo qua, spero di avervi incuriosito perché il primo ad essere stato incuriosito da questa storia sono io, di questo ringrazio veramente tanto Ugo Poletti che, devo essere sincero, lo ammetto, ha trovato tantissimo materiale e quando me l'ha mandato mi sono prima stupito e poi, devo essere sincero, era talmente tanto bello il materiale che mi ha mandato che sono andato a controllare, perché mi è venuto persino il dubbio che se lo fosse inventato. Invece è tutto vero e ci mostra ancora una volta, se fosse necessario, quanto la storia del mondo là fuori sia piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere, come una piccola, ormai grande, città in Ucraina fondata da italiani e che con l'Italia ha mantenuto per lungo tempo un cordone ombelicale e che ancora adesso ha degli italiani che ci vivono, come appunto Poletti, che ringrazio per l'ultima volta. Io mi fermo qua, spero che questa pillola di sabato vi sia piaciuta, ci vediamo lunedì con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao!